Ciao a tutti, eccoci qui. Finalmente arriviamo agli inchiostri neri. Dopo tanti video sugli inchiostri colorati, ve ne presento due insieme questa volta. Uno è il 4001 della Pelikan, il Brilliant Black Brilliant Farce, il nero brillante, e l'altro è quello della Herbin, il Pearl Noir, la perla nera. Sono due inchiostri bellissimi entrambi, due neri densi, visti però in due maniere diverse. Lo andremo a riscontrare sulla carta. Così, due parole veloci sul packaging. 4001 solito cartone, lo abbiamo visto in tanti altri inchiostri, quindi andrò via un po' più veloce. Classico calamaio Pelikan, stiamo parlando di una linea base, vi ricordo che c'è la 4001, poi esiste la Edelstein che contraddistingue gli inchiostri, quelli della gamma più pregiata, più importante, e anche con un altro costo. Vantaggi di questo: costa poco, ottima resa, veramente hanno fatto la storia della scrittura, perché probabilmente voi come me avete iniziato con una Pelikan e quindi con le cartucce eccetera. Dall'altra parte abbiamo Herbin Pearl Noir. Allora, Herbin che anche ha le cartucce, eccole qua, in una confezione tra l'altro anche molto simpatica, questo barilotto, questa latta però d'alluminio che contiene le cartucce, ma sono molto, molto simpatiche. Però esiste anche il calamaio. Herbin, a differenza di Pelikan, ha molte più gamme, cioè posizionamento dei prodotti, quindi fa degli inchiostri particolari, degli inchiostri, vi dicevo, anche profumati, fa dei set particolari. Insomma, ancora una volta, l'offerta è tanta, però alla fin fine partite sempre dagli inchiostri base, perché hanno formulazioni sicure e di successo. È vero che possiamo andare a ricercare per una nostra piacevolezza, per un nostro diletto, degli inchiostri diversi, però alla fin fine questi base ci offrono tutto e chiamarli base è molto riduttivo. Partiamo da questo. Allora, il Pelikan è un inchiostro che, allora, premessa, tutto ciò che sentite ovviamente è filtrato dalle esperienze personali, quindi dalle mie esigenze, dal mio modo di scrittura, da quello che vado a scrivere, come lo vado a scrivere, se in maniera veloce, ponderata, su che tipo di carta, che cosa voglio farci. Insomma, lo prendete con le dovute, con le pinze, va bene? Allora, il 4001 Pelikan Brilliant Farce è un inchiostro che amore e odio. Allora, amore perché è un nero bello, profondo, denso, sembra bitume, sembra catrame, bellissimo. Perché odio dall'altra parte? Perché non sempre, non su tutte le penne, mi garantisce quella piacevolezza di scrittura che io vado a ricercare. In altre parole, è un po' troppo scioltarello, è un po' troppo, mi rende la penna un po' troppo sfrenata. Quindi agli appassionati della scrittura sciolta, cioè della penna che scivola via, va benissimo. A me, per esempio, che piace più controllare il tratto e se do un impulso preferisco che la penna si fermi appena finisce la spinta, è un po' eccessiva la prestazione che mi regala questo inchiostro. Andiamolo a vedere subito. Cominciamo con un pennino sottile, ok? Uso come riferimento il Pilot Custom 98, una bella bocca ampia per metterci dentro tutte le penne, finalmente. Che bello, questa è una cosa che andiamo a lodare in tutti i calamai di questo tipo. Non ci sporchiamo, anche perché qui stiamo parlando di nero ed è senza dubbio meno facile da mandare via. Allora, proviamo un pochettino come scrive questo Ink Pelikan. Non a caso sto usando questo pennino 4001 perché lo voglio commisurare con l'Herbin Black Brilliant, abbiamo detto. Come vedete, anche premendo, la variazione di tratto non è poi così eccessiva. Vedete, a proposito di sporcarsi, non è così eccessiva e devo dire che questo per esempio è una cosa che a me limita un pochettino, però quando vado a vedere il tratto come me lo rende sottile, resto davvero molto colpito. A me piace molto questo aspetto. Ecco perché vi dicevo all'inizio amore e odio. Poi è un nero che è veramente un nero denso, anche per disegnare per esempio va benissimo, perché
rende il tratto molto asciutto e posso governare, posso fare quello che voglio. Poi vi ricordo tutte le prove col pennino girato, eccetera. Bene, andiamo a vedere invece su una carta che ha una finitura diversa dalla Rhodia, come si comporta. Faccio un'altra piccola intinzione. Vediamo un po'. Sì, non trovo che riesca a seguire, lo scrivo in italiano stavolta, nero brillante. Vedete che riesca a seguire, in altre parole, è un po' troppo secco, secco parlo del pennino, cioè resta un po' troppo secco e non viene lubrificato come mi servirebbe su un pennino di questo tipo, che stiamo parlando di un extra fine, non dimentichiamocelo. Andiamo a provare, giusto per avere una controprova, magari con un pennino diverso. Per esempio questo è un pennino della Waterman, un pennino medio. Vediamo come si comporta. Lo provo su un'altra carta perché mi interessa farvi vedere la comparativa diretta. Allora, con l'Herbin, questa volta abbiamo Ink Pelikan. Qui non ha assolutamente problemi, però vedete come a me scappa via la penna. 4001 nero brillante, è troppo scorrevole, è questo che non mi piace molto l'aspetto, diciamo, che non mi piace molto di questo inchiostro, perché per il resto si possono decantare soltanto le lodi, e allora capite com'è soggettivo questa sensazione, cioè vale per me e assolutamente non vale per voi. Lo provo direttamente, visto che ce l'ho qua in canna, con l'Herbin. Vediamo se l'Herbin... Allora, il Perle Noir della Herbin è un altro inchiostro veramente molto bello. Anche qui un calamaio che ci permette di infilare penne anche di dimensioni generose. Questo è un nero... È un nero profondo, un bel nero anche questo, nulla da dire. È un nero che è diverso dal Pelikan, è meno gommoso, vedete, è un po' più asciutto, lo vedete subito. Ink Herbin, Perle Noir, perla nera, insomma. Questo qua è un pennino medio. Ecco, diciamo che su questa carta, con questa penna, mi piace un pochettino di più. Non è quello che sceglierei, per carità, però comunque mi piace un pochettino di più perché rende meno sfrenato il lavoro del pennino. Andiamolo a provare, come vi ho detto prima, con questo stesso pennino che ho utilizzato prima, cioè il Custom Extra Fine della serie 98. Provo l'Herbin. Ecco, su questo pennino, lo so già perché l'ho usato altre volte, asciuga molto il tratto, perché l'inchiostro... Allora, lo vediamo subito. Ink. Guardate come appare ancora più sottile. Herbin. Appare ancora più sottile, però, ahimè, lubrificando meno il lavoro del pennino, e lo scrivo anche, lubrifica meno, purtroppo non riesco a scrivere su questa carta, che non è una carta con una finitura così pattinata e liscia, quanto riuscivo a farlo col 4001, quindi pro e contro, andiamo a vedere però su una carta con finitura liscia, vediamo come si comporta, perché probabilmente in questo caso mi piacerà di più, come a tutti voi se amate questo. E infatti Ink Herbin Perle Noir. Vedete come su questa carta invece, e a differenza del Pelikan, mi permette una variazione di tratto molto più ampia. Ecco perché gli inchiostri sono tanti, ecco perché ne scelgo uno piuttosto che un altro, ecco perché a seconda di quello che vi piace scrivere
ne utilizzate uno oppure un altro, su una penna funziona in un modo, su un altro pennino in un altro, su una punta media in un modo, su un altro pennino in un altro. Ad esempio, giusto per farvi vedere per completezza di spiegazione, se utilizzo un pennino come questo, potrei usare anche il Custom 74, ho qui quello della Falcon che ho già utilizzato, della Custom 742, se lo utilizzo qua, l'inchiostro Herbin su Rhodia mi dà dei grandi problemi di scrittura, proprio, ora magari con un'intinzione non è un problema, però se vado a scrivere ink Herbin, adesso è perché ho appena intinto Herbin, Perl, perché mi dà dei problemi di scrittura? Perché adesso l'ho appena fatto ad intinzione, come vedete, e quindi è carico, ma vedete che fin dall'inizio, lo possiamo notare qua, lo vediamo qua, lo vediamo qua, vedete, l'inchiostro non riesce a seguire la richiesta dei due rebbi. Vuol dire che andrà un pochettino meglio su un'altra carta più ruvida, senza dubbio, ve lo dimostro subito, però in questo caso il Pelican è di sicuro superiore rispetto a quello che è la mia intenzione. Quindi qui va senz'altro meglio, perché? Perché l'inchiostro Herbin Perl Noir, però vedete che comunque è Perl Noir, perché la carta è più ruvida, assorbe di più e quindi ed è anche la richiesta, però vedete che non c'è verso di farlo scrivere bene questo pennino. Voglio provare invece col Pelican, vediamo se... Allora possiamo azzardare una supposizione di comportamento di questa penna con il Pelican. Allora, su questa stessa carta, probabilmente su questa saranno quasi, diciamo, alla pari, con una saturazione ed una continuità maggiore con l'inchiostro Pelican, mentre invece sulla Rhodia, che ha una finitura più liscia, lì ci sarà semmai un problema diverso, cioè che con il Pelican si correrà anche troppo. Allora, intanto vedete che qua, se è inquadrato, dopo vi farò una foto, c'è già una sbavatura. Qui dicevamo quasi alla pari, più gommoso, più continuo, eccolo qua. Io lo vedo perché ci sto scrivendo e oltre alle sensazioni, scusate, all'aspetto video che avete voi, io ho anche le sensazioni, quelle 4001, abbiamo detto Brilliant Black. Vedete che anche premendo non c'è, vedete, non c'è il doppio binario come avveniva qua, c'è proprio quando vado a forzare e sto finendo l'inchiostro dell'intinzione, perché il comportamento dell'inchiostro rispetto al pennino è fondamentale in quello che andate a ricercare, cioè la triangolazione pennino, inchiostro, carta è alla base di quello che volete fare, è un po' come, lo dicevo in qualche altro video, un po' come un pneumatico, un copertone sta ad un'auto sportiva che non ha delle coperture di un certo tipo, non vi permetterà delle prestazioni anche che potenzialmente il motore garantirebbe. Andiamo a vedere l'inchiostro. Vedete come è molto più scivoloso, più rapido su una carta a finitura liscia, ink Pelican, vedete che non riesco a controllare, vedete? E mi fa quell'effetto tipo saponatura, eccolo qua, vedete? Cioè l'inchiostro non si fissa alla carta. Perché? Perché la viscosità maggiore in questo caso rispetto all'Herbin non mi consente, vedete, questo aspetto. Corre se io non applico alcuna pressione, senza pressione, without pressure, non c'è problema. Non appena vado a chiedere un po' di più, si impianta. Allora ecco perché una volta che avrete definito le vostre carte preferite, la vostra penna preferita, il vostro inchiostro preferito, sarà quello che vi permette, questa triangolazione, di ottenere le prestazioni che voi vi aspettate nella vostra scrittura. Vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta e vi invito a continuare a farlo sul canale Stilo Graphic Art. Ciao da Marco!